E benvenuti in questo nuovo video. Come presentarvi questo Empoli-Venezia che ci aspetta? Dico la mia, ve lo dico chiaro, per me rappresenta forse la vera finale salvezza, la più vera di tutte, che per me potrebbe sancire chi tra le due può ancora lottare punto a punto contro il Lecce quart'ultimo e chi invece potrebbe essere la seconda retrocessa dopo il Monza. Prima di cominciare però, come al solito, vi chiedo di iscrivervi, di lasciare un like, di lasciare un commento dopo che avete sentito tutto quello che ho da dire sul match, dire anche la vostra, dire se siete d'accordo o in disaccordo con me, scrivete pure qua sotto, attivate la campanella così non vi perdete domani il post partita e chi vuole può abbonarsi, ci aiuterebbe davvero tantissimo. Come dicevo prima, per me domani è una partita fondamentale. Fondamentale è un aggettivo importante, secondo me adesso lo sto usando in maniera propria, diciamo, in maniera giusta, perché di fatto rappresenta una vera finale salvezza, perché si scontrano effettivamente la penultima e la terzultima. Per il momento siamo noi la terzultima in questo caso, e ovviamente chi ne esce sconfitto da domani si può dire che a meno di un miracolo al 90% lascia la Serie A, parliamoci chiaro. Situazione attuale, effettivamente con la vittoria del Monza siamo saliti al terzultimo posto, come vi stavo dicendo, per via più che altro per il momento della differenza reti, perché visto che l'andata è finita 1-1 e adesso manca il ritorno, vediamo, dipende tutto da domani ovviamente. Quindi ora, come vedete, di fatto secondo me ci sono 3 pretendenti vere per un solo posto salvezza. Quindi a questo proposito sono andato a vedere, ora che mancano 6 partite alla fine, manca pochissimo, sono andato un po' a vedere i calendari a confronto delle 3 pretendenti, che per me sono le 3 pretendenti principali, quindi noi, Empoli e Lecce, per un solo posto salvezza. Sono andato a vedere i calendari a confronto e sono andato un po' a vedere, secondo me, chi tra queste ha il calendario peggiore, chi ha il calendario un po' più agevole, almeno sulla carta. E quindi partiamo dal calendario nostro, chiaramente. Empoli-Venezia, chiaramente domani, Venezia-Milan, Torino-Venezia, Venezia-Fiorentina, Cagliari-Venezia e all'ultima giornata Venezia-Juventus al Penzo. Allora, da come possiamo vedere, secondo me, giudicando così un po' sulle prime impressioni, sicuramente è un calendario difficile, perché di fatto affrontiamo 3 big e le più abbordabili, tra virgolette, cioè capitemi, sono Empoli, Torino e Cagliari, dove sì, te la giochi, però per darci un barlume di speranza diciamo che confido nel fatto che quest'anno il trend con le grandi è stato positivo, non possiamo dire di no, dove alla fine, alla peggio non abbiamo quasi mai sfigurato, o se ci è andata bene, ok, non abbiamo vinto, però di fatto almeno un punto l'abbiamo spesso portato a casa, non sempre, però spesso almeno un punto l'abbiamo portato a casa. Poi altro fattore secondo me potenzialmente positivo è che tutte e 3 le big, quindi Milan, Fiorentina e Juve, le affrontiamo in casa, quindi questo fattore casa può essere un leggero, può agevolarci un minimo sicuramente, al di là che ovviamente oggettivamente gli avversari siano molto più forti di noi. Tra l'altro dopo Empoli, dopo il Milan ci sarà il Torino, e per me di fatto lo anche ora, è un Torino già salvo, già tranquillo, e quello secondo me è un fattore che può aiutare che siano già con la testa a posto, nel senso già in vacanza. La Fiorentina no, perché di fatto è in corsa per un piazzamento europeo, quindi sarà difficile da affrontare sicuramente. E il Cagliari vediamo se finirà invischiato con noi nella lotta a salvezza, ma onestamente non penso che se non fa cavolate rimane tranquillo lì. E invece Juve all'ultima giornata, che secondo me è una speranza più che altro, perché faccio questo ragionamento, avendo magari raggiunto all'ultima giornata già il posto Champions tranquillo, può venire al Penzo con la testa già proiettata al mondiale per club, perché ci sarà anche questa competizione per loro, però ovviamente aspetto da non sottovalutare, chiaramente dobbiamo sperare di essere ancora noi in gioco in primis all'ultima giornata. Ecco,
Quindi, un attimo vedendo le partite che ci sono, sì, è durissima, è ovvio, parliamoci chiaro, servirà un mezzo miracolo, soprattutto per il calendario che vi faccio vedere, quello dopo, che è quello dell'Empoli. È un calendario sicuramente ostico e dobbiamo semplicemente portare più punti a casa possibili e sperare alla fine che il bottino di punti racimolato basti per il quarto ultimo posto. Il calendario dell'Empoli, appunto. Vabbè, Empoli-Venezia domani, Fiorentina-Empoli, Empoli-Lazio, Empoli-Parma, Monza-Empoli ed Empoli-Verona. Diciamo che, come vedete, l'Empoli secondo me è il calendario più facile tra le tre, cioè bisogna ammetterlo, perché avrà dopo di noi, ok, sì, Fiorentina e Lazio, quindi sì, difficili, giusto, ma dopo secondo me è abbastanza in discesa il tutto quanto, perché avranno Parma, Monza e Verona le ultime 3 giornate, quindi sì, ok, per carità devono giocarsela e tutto chiaramente, però almeno sulla carta come avversari in sé, come valore della rosa, sicuramente loro dal punto di vista del calendario sono messi meglio, quindi diciamo che tra le 3 pretendenti che ho prescelto per il quart'ultimo posto, diciamo che tra le 3 pretendenti, secondo me, rimanendo sempre realisti, sono loro i veri favoriti per la salvezza, calendario alla mano, chiaramente. Il calendario del Lecce, allora, Lecce-Como, Atalanta-Lecce, Lecce-Napoli, Verona-Lecce, Lecce-Torino e Lazio-Lecce all'ultima. Secondo me il Lecce invece è discorso molto simile al nostro calendario, perché hanno anche loro 3 big, Atalanta, Napoli e Lazio, e 3 partite dove se la possono giocare, perché quindi oggi contro il Como e poi Verona e Torino, quindi sì, diciamo un discorso veramente molto simile al nostro calendario. Sì, quindi tra le 3 di fatto secondo me l'Empoli è quella che ha il calendario più, diciamo, facile, ma ovviamente le partite si devono giocare, non vuol dire nulla, dipende come sta la squadra, dipende in che periodo di forma, quindi per dire tra le 3 secondo me noi siamo la più in forma, paradossalmente, quindi al di là del calendario bisognerà guardare non solo quell'aspetto del calendario che vi ho presentato, perché comunque è un aspetto sicuramente interessante anche per capire, però non c'è solo quello, ecco. E poi ci sono 1000 discorsi, un po' li ho messi qua, un po' comunque ne faremo nel corso delle prossime giornate e vedremo pian piano. Abbiamo visto un po' i calendari delle nostre 2 principali competitor, si può dire, però chiaramente i discorsi appena fatti valgono quel che valgono se domani non fai 3 punti, perché sulla carta si può dire, capitemi, è il match più facile di tutti quelli che avrai. Non lo sarà davvero, anzi, cioè intendiamoci, per me sarà una finale in tutti i sensi, quindi dove tutte e 2 proveranno a vincere, perché di fatto questi 3 punti sono fondamentali e un pareggio onestamente credo serva poco a noi ma anche a loro. Serve a poco, rimanderesti il discorso alle partite successive, quindi al famoso calendario, e quindi su questo l'Empoli potrebbe essere leggermente favorito e potrebbe fare questo ragionamento, però onestamente non lo so, cioè, secondo me entrambe le squadre, entrambi la vediamo come un'opportunità pazzesca per fare punti decisivi e magari, aspettando quel che farà il Lecce, che io ancora non so il risultato, è un'opportunità importante per scavalcare lo stesso Lecce. Vincere quindi significherebbe potenzialmente andare al quart'ultimo posto ed essere momentaneamente salvi, però dipende, come dicevo, da come finirà oggi Lecce-Como. Perdere invece sarebbe una batosta secondo me difficile da digerire per entrambe le squadre. Magari non vorrebbe dire essere già matematicamente retrocessi, quello no, però sarebbe una mazzata importante a livello morale, emotivo e tutto. Se finisce in pareggio, come avevo accennato, il discorso sarebbe semplicemente rimandato le partite dopo, ma dipende, cioè dipende, perché io ancora non lo so il risultato di Lecce Como, però potrebbe voler dire anche darsi una mazzata a vicenda, perché di fatto se il Lecce uscisse vincitore dalla partita contro il Como, il Lecce si allontanerebbe in classifica, quindi attenzione a tutte e 2. Proprio per questo motivo
credo che Venezia e Empoli questa partita qua se la giocheranno alla morte per vincere. Entrambe vogliono i 3 punti e la posta in palio d'altronde è davvero troppo grande, c'è poco da fare. Questo era quello che volevo dirvi, ho fatto un po' un confronto tra i vari calendari. Ditemi cosa ne pensate anche sulla valutazione dei calendari. A me sembra onestamente quello dell'Empoli il più facile, il nostro ostico, così come quello del Lecce. Però scrivetemi voi anche qua sotto cosa ne pensate, se ci sono potenzialmente altre squadre che potrebbero entrare in lotta salvezza. Io per il momento ho messo queste 3, noi compresa chiaramente, e non ho aggiunto altre che sono al quintultimo posto, non ho messo il Parma così, perché per il momento insomma vado a confrontarmi, a vedere giornata per giornata. Poi se farà un capitombolo il Parma e ritorna prepotentemente in quella zona lì, andremo a vedere anche il calendario del Parma, insomma, e pian piano ci aggiorneremo sicuramente. E ultima cosa, se non mi dimentico, buona Pasqua per domani, speriamo che sia di vivere una bella Pasqua, che il pranzo non finisca indigesto e speriamo in una vittoria, ragazzi. Cosa dobbiamo dire? È sempre forza Venezia, è sempre forza Unione.